sta per iniziare l'avventura delle avventure più epiche che avevamo in programma ancora anni fa e adesso lo stiamo per fare. Sarà un viaggio di 7-8 mesi, abbiamo calcolato circa, per poi andare in Australia. E come ci arriveremo mai in Australia tra 7 mesi? Viaggiando via terra partendo dall'Italia, quindi via di Flixbus che in 14 ore ci ha portati fino a Budapest. Da qui ci aspetta il primo di tanti, innumerevoli, inquantificabili, incalcolabili treni che ci condurranno fino in Australia. Eccoci, siamo dinanzi alla prima delle tante e innumerevoli stazioni che attraverseremo in questo viaggio. Ecco il nostro treno numero 79 per Bucaresti, binario 1 alle 15:10. Per adesso non sembrerebbe neanche pieno, speriamo che rimanga così. Oddio che carino, sembra molto antico. Che numero siamo? Siamo entrati di qua ma siamo a metà. Ed ecco la nostra, 51-52 bassa. È spettacolare, adesso vi facciamo subito fare un bel tour di tutta la carrozza prima che arrivi qualcun altro. Forse, se tutto va bene, incrociamo le dita, siamo da soli. Questa è quella da 4 tra l'altro. Ma che spettacolo è questo treno, ragazzi! Vuoi dire qualcosa? Allora, non me l'aspettavo così grande e poi anche l'arredamento è particolare, sembra antico, però se quello stile un po' bravo, esatto, vintage. Allora, noi vediamo un po' di info su questo fantastico ed epico viaggio che ci aspetta. Lo divideremo in tratte perché sennò diventa troppo lungo, ma alla fine di tutto il viaggio abbiamo un'idea di fare una raccolta di tutti i vari pezzetti di treni e attraversamenti che faremo. Questo è il primo treno dei numerosi treni che prenderemo per arrivare fino in Australia via terra. Non saranno ovviamente tutti i treni. La nostra prima tratta con questo treno sarà da Budapest in Ungheria fino a Bucarest in Romania e arriveremo circa domani mattina alle 8. Sono 17 ore di treno notturno in questa fantastica cuccetta. Siamo partiti incredibilmente puntuale, chi l'avrebbe mai detto? 15:10 spaccate. Allora, siete pronti per il room tour del nostro fantastico treno? Partiamo dall'ingresso, abbiamo questa fantastica porta a vetri che dà sul corridoio principale. Abbiamo 4 letti, 2 a destra, 2 a sinistra, 2 a destra e 2 a sinistra. L'ho detto invertito. Qua sopra ci dovrebbe essere uno spazio che probabilmente è per gli zaini, non ne siamo certi comunque, perché anche sotto il sedile in realtà c'è spazio per gli zaini. Poi abbiamo qua tutta la console di comando che però non funziona, a parte il riscaldamento, grazie a Dio, perché si squarava quando siamo saliti. C'è la regolazione del volume rotta, le luci che non... Adesso funzionano anche le luci adesso, incredibile. Comunque poi abbiamo, non so perché, su entrambi i lati abbiamo questi 2 specchi giganti che non so cosa servano. Comunque questi qua sono i 2 letti che non sono ancora stati fatti, non so che ore faranno i letti, ma bene o male con tutti i treni notturni che abbiamo preso solitamente era intorno all'ora di cena, quindi penso che li faranno per le 7-8. Basta, questa è la nostra fantastica cuccetta o la vostra futura fantastica cuccetta che prenderete anche voi. Ed ecco qua cosa è rimasto come scorte di cibo. Allora, 3 pacchi di tucchi in totale, 2 di un tipo e 1 di un altro, e questo pacco di biscotti al cioccolato e 2 acque, basta. Siamo quasi arrivati al confine. In teoria, essendo che attraversiamo il confine tra Ungheria e Romania, forse dovrebbero salire a fare il controllo dei documenti. Vedremo se faranno il controllo, perché tipo quando abbiamo preso il Flixbus dall'Italia fino ad arrivare in Ungheria abbiamo fatto il controllo nei documenti quando abbiamo attraversato il confine, quindi colpo di scena pazzesco, non ce l'aspettavamo, ma dal confine ha cambiato orario e siamo andati avanti di un'ora, quindi ora sono le 20:16. Tra l'altro stavo proprio pensando adesso che questo è il nostro primo fuso orario, ne cambieremo tanti nel corso del viaggio, soprattutto in Russia. A quanto pare, visto che non ci fanno il letto, è arrivata l'ora di farci il letto. Per questa missione ha un aiutante, si chiama Cristina, ci aiuterà a fare il letto per questa sera. come tutte le altre sere. Prego, sì. Spacchetti pure il... Spacchiamo. Vediamo cosa c'è. Allora, Federa, c'è tutto immagino, sì? Sì. Vedi, è solo... Parte del letto. Questa è un'ottima notizia, devo dire, perché è per un solo letto e noi qua abbiamo 2 sacchetti in totale, quindi vuol dire che tecnicamente già sanno che non c'è nessun altro a parte noi 2. Quindi ci va proprio di lusso. Abbiamo zero voglia di fare il letto, sicuramente voi ancora meno di vederlo, quindi comunque veramente figo perché c'è il
copripiumone. Noi pensavamo fosse la coperta e poi sopra mettevi il piumone lercio, invece no. Invece c'è il copripiumone. Con quello che abbiamo pagato, doverci fare il letto. Però, dai, non lamentiamoci. A domani, buonanotte. Buongiorno. Probabilmente arriveremo in ritardo, quindi non so se riusciamo a prendere l'altro treno oggi. Sono le 10 alle 8, dobbiamo arrivare tra mezz'ora 8:20 e siamo ancora un po' lontani. Vediamo, incrociamo le dita. Allora, abbiamo ufficialmente appena perso il prossimo treno. Manca un quarto d'ora alla partenza, l'abbiamo già cancellato ovviamente. Fortunatamente era rimborsabile quasi nella totalità del prezzo, perché siamo in ritardo di ben 2 ore per adesso e saremo, in teoria siamo ancora circa un'ora da Bucarest, quindi niente. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Ma ragazzi, c'è un bordello di gente in questa stazione, è incredibile. Chi si aspettava tutta sta gente? Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati con solamente 3 ore e mezza di ritardo, quindi abbiamo perso il treno, ma abbiamo trovato la soluzione. Andremo in autobus fino al confine, appena dopo il confine, e domani prenderemo l'altro treno. Faremo queste 2 ore di autobus, quindi adesso che ci portano fino in Bulgaria, dalla Bulgaria, poi domani abbiamo il treno che ci porta giù fino a Dimitrov. Al pomeriggio, la sera, ci sarà l'altro treno che ci porterà fino a Istanbul diretto. È stato un piccolo parto, ma ce l'abbiamo quasi fatta. Che stazioni alquanto strane. Eccolo, arrivato fresco fresco. Vamos. Bello sporco. Ci troviamo sul secondo autobus del viaggio e secondo mezzo della giornata. Per oggi in teoria dovrebbe essere l'ultimo. Domani ci sarà da divertirsi. Ma da tanto anche. Non so se si vede da questo vetro incredibilmente sporco, ma questa è tutta coda. Allora, questa è la situazione, noi siamo qua e questo è il ponte dell'amicizia che collega Romania con Bulgaria e la coda è tutto il ponte fino ad arrivare al prossimo checkpoint. Sono passati 30 minuti e non ci siamo mossi di un centimetro. Vamos! Dopo ben 40 minuti siamo riusciti finalmente a partire, non so se finalmente arriveremo di là o faremo un'altra pausa di 40 minuti, ma incrociamo le dita. Mamma, abbiamo l'ansia che si fermi, vi rendete conto di come siamo messi? Dai. Qui la situazione è tragica. Da un momento all'altro potremmo essere fermi. Aia. Ti prego, no. Niente, altri 40 minuti di attesa. No, non dire così. Per forza. Non so che ora arriveremo di là a questo punto. Fortunatamente l'hotel ha la reception 24 ore, quindi possiamo fare il check-in in qualsiasi momento, però... Ce l'abbiamo fatta, siamo incredibilmente arrivati anche in Bulgaria, nuovo paese sbloccato, che aggiungeremo all'elenco, anche se lo vedremo solo per stanotte, perché dormiamo qua, poi domani mattina ripartiamo, abbiamo 80.000 treni. Non è che lo vedremo, cioè. Sì, diciamo che comunque stiamo camminando sul territorio bulgaro. Per più di 8 ore. Quindi adesso andiamo in stazione prima di andare in hotel e prendere i biglietti per domani mattina, perché il primo treno di domani mattina sarà alle 6:30. Ma quanto è strana la stazione di Ruse. Mamma ragazzi, fa freddissimo. Entriamo. Niente, ciao stazione, ci rivediamo domani. Biglietti presi, incredibilmente ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro non so perché abbiamo 3 treni domani da prendere. Comunque non si capisce niente perché poi è scritto tutto in cirillico, quindi anche i nomi sono scritti in cirillico, dobbiamo tradurli col traduttore. Adesso dobbiamo andare in hotel, lasciamo giù le valigie e poi andiamo a cercare un supermercato per fare la spesa per domani per il viaggio in treno, perché passeremo tutta la giornata in treno e anche la notte, quindi serve del cibo e non possiamo fare l'errore che abbiamo fatto nel treno precedente. Ecco qua il nostro hotel per la notte. È stupenda, un vero peccato solo che ci stiamo qualche ora, perché domani mattina alle 6 siamo già fuori, quindi. Comunque così di primo impatto la Bulgaria mi ispira, sembra molto carino. Poi questa cosa qua di vedere ovunque scritto in cirillico, bello, è una preparazione a quello che ci aspetterà in Russia tra qualche giorno, quando ci arriveremo. È una figata perché
Qui al supermercato ci sono tutti i prezzi in doppia valuta, da una parte euro, dall'altra il lev bulgaro, come abbiamo fatto noi all'inizio, prima di passare definitivamente all'euro, quando abbiamo fatto il cambio. Ciopiti ciop. Su, che stiamo per perdere il treno. Oh mio Dio, eccoci pronti per un'altra interminabile giornata di viaggio in treno. Sono le 5:56 e niente, andiamo a prendere il nostro primo treno. Eccolo lì, no, quello lì, il primo treno nostro. 6:20 per Sofia. Che bellino. Abbiamo appena controllato i biglietti e siamo separati di posti. Adesso non so quanto duri di preciso questo treno, mi serve un paio d'ore però. E non è che siamo separati, nel senso io qua e lei dall'altra parte del corridoio, lei è 3 file indietro, quindi perfetto. Ecco qua, prossimo treno 8:40 per Stara Zagora. Non so perché, ma quelle stazioni bulgare hanno quel non so che di affascinante. Cioè, sono proprio carine secondo me queste stazioni, particolari. Ma come? Sono tutte cuccette tipo. Che figo. Questo treno qua sono 2 carrozze. Comunque in questa carrozza fa veramente troppo caldo. Abbiamo dovuto aprire il finestrino nonostante fuori ci siano 0 gradi perché non ci faceva più. Io sono in mezze maniche, ci rendiamo conto che sono in mezze maniche e ho ancora caldo. Come al solito, ecco anche i bagni, devo dire, leggermente più spaziosi di quelli del treno notturno che abbiamo fatto tra Budapest e Bucarest. Però le condizioni sono leggermente peggiori. Abbiamo approfittato, visto che a questa stazione qua sono praticamente scesi tutti, siamo rimasti noi e altri 2. Ogni compartimento comunque ha 8 sedili, come abbiamo detto prima, e in più sono anche le prese a 220, incredibile ma vero. Poi c'è il riscaldamento a manetta, abbiamo un finestrino spalancato e fa ancora caldo, è pazzesca questa cosa. Molto bello con questo treno. Abbiamo pagato alla fine 5 euro, neanche, no 3 euro. Solo questo? Solo questo era 3 euro, se non sbaglio, 3 euro, ci capiamo, regionali italiani, vogliamo parlarne? E questa stazione qua è nuova di fiamma, è finita ieri praticamente. Ed eccoci, arrivati anche a Stara Zagora. Sogniamo vedere qual è il binario del nostro prossimo treno. 12:44, binario 3. Sta arrivando l'ultimo treno per Dimitrov, da Stara Zagora. È troppo strano vedere tutte le scritte in cirillico e qua, a differenza delle altre stazioni che abbiamo fatto fino adesso, oltre al cirillico c'è anche il latino. Penultimo treno della giornata preso. Questo era l'altro treno in cui avremmo dovuto avere i sedili separati, anzi in cui in teoria abbiamo i sedili separati, ma essendo che non c'è nessuno e che la prossima fermata è quella in cui dobbiamo scendere, ci siamo messi vicini. Ed eccoci atterrati anche all'ultima leggendaria stazione, cioè Dimitrov. Cioè metto quante ne voglio, capito, di R. Adesso niente, abbiamo 9 ore di attesa per il prossimo treno e qua arriva il pezzo da 90 stasera, cioè treno di prima classe per Istanbul. Allora, siamo in questa stazione da 1 ora ormai ad aspettare, tralasciando che non passa più, dobbiamo aspettare ancora 7 ore. Ma soprattutto c'è un odore di piscio fortissimo, c'è veramente un odore di pipì veramente forte e non ci si abitua, rimane pungente e penetrante. Abbiamo trovato un locale molto carino, tipico, non c'è il menù in inglese, nessuno parla inglese ma neanche una parola proprio, e siamo tipo a mangiare, dato che aspettiamo il treno. Abbiamo ordinato con il traduttore, roba che non ci succedeva dai tempi della Cina nel lontano 2017. Comunque, secondo me abbiamo ordinato troppa roba, però sembra tutto buono, quindi speriamo, e speriamo non sia troppo. Guarda qua il piatto da Cristina, è immenso. Però il profumo.
questo qua è il mio pane al formaggio in teoria. Abbiamo preso anche l'Airan, che è una bevanda tipica che in queste zone si trova anche in Turchia, e dovrebbe essere il latte, uno yogurt loro che fanno, sale e acqua. Vediamo un po' qua. Oddio! È buono o no? È stranissimo. È proprio sembra di bere acqua e sale. È un sapore nuovo, cioè, l'hai provato? Particolare, diciamo particolare. Ragazzi, che mangiata spettacolare! Non abbiamo fatto molti video perché oggi è San Valentino, quindi era un po' abbiamo approfittato, era la nostra cena di San Valentino. Abbiamo fatto giusto qualche clip per metterla nel video che avete visto. Abbiamo pagato per tutto quello che abbiamo preso solamente 22 euro in due. E il locale era pieno così, tutto local. Ovviamente qua in questa cittadina qua a Dimitrov non c'è un turista, perché alla fine nessuno fa come noi che arriva direttamente qua per prendere il treno e andare poi a Istanbul. Tutti partono da Sofia perché è la città più turistica, Sofia. E adesso, per chiudere in bellezza la serata, torniamo in quella bellissima stazione che puzza di piscio. Ottime novelle. Il treno è in ritardo di 12 minuti qui. Chissà quanto ritardo accumuleremo arrivare domani mattina. Tra l'altro abbiamo guardato la stazione di Istanbul in cui arriviamo, non è nemmeno vicino al centro dove abbiamo preso l'hotel, dobbiamo prendere pure un altro treno di 30 minuti più una metro di qualche fermata per arrivare all'hotel. Ed ecco l'ultimo treno per questa giornata, signore e signori. Veramente, veramente bello, devo dire, molto, molto più bello e tenuto, ma anche moderno a quanto pare, di quello che abbiamo preso da Budapest a Bucarest l'altro giorno. Adesso questi qua sono i 2 letti, comunque facciamo fare il tour della camera tra poco appena partiamo, così siamo sicuri che non vengano a disturbarci e chiederci cose. Tour rapido e scattante della nostra camera. Allora, abbiamo una fantastica scrivania qua dentro abbiamo un bellissimo frigorifero con dentro un po' di cioccolatine, acqua e un succo per domani mattina a colazione. Dovrebbe essere tutto gratis perché non c'è scritto niente. Qua abbiamo un piccolo ripostiglio, abbiamo appendiabiti a questo lato con qua le coperte per la notte se servono, e qua ci butti sopra gli zaini, ma non li abbiamo messi sotto al letto. Questi qua sono i 2 letti, c'è anche la luce di lettura là sopra e ce n'è una anche qua sotto. Poi da questo lato invece abbiamo il lavandino con il cestino sotto, c'è anche il sapone pieno e specchio e 2 asciugamani piccolini. C'è anche la presa di corrente per eventualmente attaccare il fono, rasoio, non lo so cosa si attaccano, chi viene a fare queste cose qua in un bagno del treno, non hanno senso, però noi ci attaccheremo le cose da caricare. Ultima cosa, abbiamo anche la tendina privacy. Inoltre ho visto nel salire che dovrebbe esserci anche la doccia, come quello in Thailandia, la prima classe in Thailandia aveva la doccia, vediamo se c'è effettivamente o no. Ok, la doccia tecnicamente c'è, ma la usano come ripostiglio, vabbè. Niente. Devo dire che questo è il primo bagno di un treno che trovo veramente, veramente bello. No, vabbè, perché c'è anche lo spruzzino come quelli giapponesi che ti pulisce. E qua da dove esce il getto di acqua, non ci credo. Non so quanto sia igienico in un bagno pubblico di un treno, ma ci sarebbero un po' di cose riguardo alla prenotazione da spiegarvi perché è stata un po' complicata, però non penso sia questo il video adatto. Nel caso, se avete domande o volete sapere qualche informazione a riguardo, scrivetelo nei commenti, se diventano tanti faremo un video risposta magari dedicato alla prenotazione dei treni per fare questo viaggio qua in Europa, eventualmente poi anche per i futuri viaggi che faremo in Asia. Adesso noi andiamo a dormire, tra virgolette, e ci rivediamo al controllo passaporti, vediamo a che ore lo faremo. È appena passato a bussare per chiedere i passaporti, alla fine che un'ora di viaggio da Dimitrov e siamo già al confine per i passaporti, quindi è tutto abbastanza veloce, meglio così almeno qualche ora riusciamo a dormire domani. Che figata fuori dalla finestra, non c'è tutto il filo spinato. Quindi non ho capito, quello è il stabiotto dove si fa il controllo praticamente. Oddio, la nostra motrice sta scappando senza di noi. Ma buongiorno ragazzi. Un secondo che vi accendo la luce. Primo controllo fatto, in teoria non abbiamo il timbro per la Turchia, ma siamo ancora in Bulgaria, quindi mi sa che adesso partiremo, faremo ancora un pezzettino, entreremo nel confine e poi lì ci sarà l'altro controllo. Spero che sia presto e non che sia alle 3 di notte come avevano letto in certi commenti, perché altrimenti bisogna rifare tutto tra un paio d'ore. Quello dell'uscita, ovviamente noi siamo essendo europei, è stato velocissimo, ci ha solo guardato il passaporto, ha piegato quello della Cristina e posto. Ovviamente. Timbro sul passaporto fatto, talmente potente che ho sporcato pure quello dell'house dall'altra parte. Incredibile. È ancora bagnato. Io ho 2 timbri per l'ingresso. Ah no, se si può finalmente risalire, adesso possiamo tornare a dormire fino a domani mattina quando arriviamo a Istanbul direttamente. Non mi sveglierò mai più. Sono distrutto, non ce la faccio più. 4 di notte. Abbiamo finito adesso tutti i controlli, ora ripartiamo e finalmente possiamo dormire. Riassumendo un attimo tutta la procedura, praticamente si scende giù
in Bulgaria, si fa l'uscita dal paese, si passa, qui abbiamo fatto praticamente 2 ore ancora di treno, ma siamo ancora qua attaccati, però è stato fermo tantissimo, non so far cosa. Siamo andati avanti di non lo so, mezz'ora di treno e abbiamo fatto l'ingresso in Turchia. Ti fanno scendere, quando fai l'ingresso devi portare giù anche tutti gli zaini, altrimenti ti fanno tornare su a riprenderli, e in più te li controllano anche noi li hanno aperti, hanno controllato cosa ci fosse dentro, molto veloce, approssimativo, però te li controllano e basta. Una volta che poi riesci dal controllo bagagli, torni sul treno e sei a posto finalmente. Ora possiamo dormire, grazie a Dio. Noi ci vediamo domani. Buongiorno, no, sono veramente distrutto, stai ragazzi, mi ha ucciso. Siamo quasi arrivati in teoria. Ma non so se arriveremo puntuali, però per me sì, perché vedendo le mappe siamo molto vicini, quindi ovviamente il ritardo di ieri l'ha già recuperato. Sono 9:30 esatte, è entrato adesso a prenderci le coperte, pensavo lasciassero i letti fino alla fine, invece vengono qua, tolgono tutte le coperte e poi richiude i letti. E ci ha appena detto che arriviamo tra 20 minuti, quindi addirittura 10 minuti in anticipo. Ha recuperato i 20 minuti di ritardo di ieri e arriviamo pure in anticipo di 10. Mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima ieri, che anche qua devi farti il letto da solo. Pazzesco, cioè a livello di servizi rispetto ai treni thailandesi notturni qua siamo indietro, qua siamo tanto indietro. Oddio, questi scalini qua sono sempre scomodissimi e ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo arrivati a Istanbul, incredibile ma vero, anche se ci aspetta ancora l'ultimo treno della giornata, lo so, non ditelo a me, secondo voi io voglio prenderlo. Allora stiamo facendo la nostra nuova carta, io ho già fatta, che bella, alla fine noi le collezioniamo in realtà, tutti quei trasporti dei paesi, non collezioniamo mai niente di souvenir, solo carte e banconote che ci rimangono di ricordo. Costicchia, abbiamo pagato 3 euro questa carta, solo carta, poi devi ricaricarla. Comunque è carina, sarà un bel ricordo anche questo. Costicchia la corsa con questo treno, 59 costa l'ingresso. Oh no, è già qua, corri! Corri che qua, corri! Non voglio aspettare l'altro. Buono, tecnicamente anche l'ultimo treno è andato, rimane solo la metro. 3 fermate ci siamo. Vediamo com'è il nostro hotel, abbiamo preso apposta a tipo 30 secondi a piedi dalla fermata della metro, speriamo sia anche bello. Eccoci, a Plus Residence, carina, bella spaziosa, camera niente male, carina, bella spaziosa, pulita, ordinata. Vediamo un po' com'è il bagno. E dai, un po' vecchiotto, un po' un profumo di chiuso di muffina, ma per certe cifre ci si deve accontentare. Allora, prima di dichiarare la missione compiuta, dobbiamo andare a ritirare dei soldi e prendere del cibo, poi sarà effettivamente compiuta, saremo a Istanbul, avremo i soldi, avremo mangiato. Allora, siamo riusciti a ritirare i soldi, c'è stato un misunderstanding, non so, sullo scontrino da che abbiamo pagato 240 lire turche di commissione, ma in realtà poi noi non abbiamo, cioè se vai a vedere la transazione sulla banca, ti dà la conversione perfetta, che è quella che ti dava anche XE, senza commissioni. Vediamo, magari quella lì, essendo una tassa, te la tirano giù dopo. Scopriremo tra poco. Rimane l'ultima cosa da fare in questo video, cioè andare a prendere del cibo. Ho trovato un locale che fa kebab proprio attaccato al nostro hotel e svalutato strabene e sembra strabuono. Siamo stati fuori, c'è il mega kebab gigante. Abbiamo preso 2 da 30 cm, volendo c'è il 70 cm, perché entra il mio braccio come kebab, però quello lo facciamo domani. O stasera. Stasera. Ne mangiamo uno in 2 però. Sembra proprio buono, sembra. Buono e strano, non è come il nostro kebab. La pasta è buonissima. È stra sottile. Siamo appena tornati in camera, il video finisce qui. Ci vediamo alla prossima avventura. Voi nel frattempo iscrivetevi, mettete un mi piace, commentate e noi vi rispondiamo. Ciao! Nel prossimo episodio dei Buddy Cookies. Non c'è una scritta che sia una in inglese, pazzesco. Ce l'abbiamo finalmente fatta, dopo 15 ore siamo arrivati al confine e stiamo per uscire dalla Turchia. Mi sa che i ravioli che abbiamo mangiato oggi ci hanno ucciso l'intestino. Non scalda nulla, anche perché comunque è rotta. Effettivamente sono veramente scomodi e dobbiamo fare 5 ore di viaggio così.